Se esiste un film capace di trasformare una storia privata in una battaglia universale, quel film è Sugar. Diretto da Choi Shin-chun e ispirato a una storia vera, questo intenso melodramma sudcoreano ci porta dentro la vita di una madre qualunque, pronta a sfidare un intero sistema pur di proteggere suo figlio. Kim Mi-ra, interpretata da Choi Ji-woo, vede la sua quotidianità andare in frantumi quando al piccolo Dong-myung viene diagnosticato il diabete di tipo 1. Da quel momento ogni giorno diventa una lotta fatta di controlli, paura e responsabilità. Ma quando decide di aiutare altre famiglie nella sua stessa situazione, si ritrova improvvisamente dall'altra parte della legge. Tra accuse, umiliazioni e un sistema sanitario rigido e distante, Sugar non è solo un dramma familiare, è una denuncia potente, un racconto di resilienza e una riflessione profonda su cosa significhi davvero prendersi cura degli altri. Prima di iniziare, assicurati di iscriverti al canale, attivare la campanellina per non perdere i prossimi video e lasciare un like se ami il cinema coreano e le storie che fanno riflettere. Adesso entriamo nel cuore di Sugar. Sugar racconta la storia di Kim Mi-ra, interpretata da Choi Ji-woo, un ingegnere informatico e madre di famiglia che conduce una vita ordinaria. Vive con il marito, il ricercatore Jung-woo, interpretato da Min Jin-woong, e il figlio dodicenne Dong-myung, interpretato da Ko Dong-ha. Quest'ultimo è appassionato di baseball e durante un allenamento della sua squadra il ragazzo sviene improvvisamente mentre si nasconde in un cesto per fare uno scherzo al coach. In ospedale la famiglia scopre che Dong-myung soffre di diabete di tipo 1. Si tratta di una malattia cronica che richiede frequenti controlli della glicemia e iniezioni quotidiane di insulina. La diagnosi cambia radicalmente la vita della famiglia. Il ragazzo deve controllare i livelli di zucchero nel sangue fino a 7 volte al giorno. Questi controlli servono a evitare crisi di ipoglicemia e perdita di conoscenza. La gestione della malattia diventa pertanto una sfida quotidiana per il ragazzo e i suoi genitori, tanto che il medico paragona la cura del diabete a una lunga maratona. Per facilitare il monitoraggio del figlio, Mi-ra acquista dall'estero un innovativo dispositivo che misura la glicemia senza dolorose punture sul dito. Lo strumento permette a Dong-myung e ai suoi genitori di controllare facilmente i livelli di glucosio. Altri genitori di bambini diabetici scoprono il dispositivo online grazie anche ai post inseriti sui social da Mi-ra. E molti di loro non conoscono l'inglese e per questo chiedono a Mi-ra di aiutarli a procurarselo e lei decide quindi di ordinarne diversi dall'estero per loro. Questo gesto altruistico la mette però nei guai. Le autorità doganali l'accusano di importazione illegale di dispositivi medici non approvati e di evasione delle tasse. In Corea del Sud la legge consente l'importazione per uso personale, la legge però non consente la rivendita dei dispositivi. Questo vale anche se il denaro serve solo a coprire le spese di spedizione. Per questo motivo Mi-ra viene trattata come una contrabbandiera. La situazione peggiora quando un procuratore particolarmente rigido, interpretato da Kim Yong-sung, indaga su di lei e anche sul lavoro subisce conseguenze che portano al licenziamento. Nel frattempo Dong-myung, frustrato dalle restrizioni della malattia, si sente oppresso anche dal controllo costante della madre. Come reazione cerca di vivere una vita normale, arriva perfino a spegnere il sensore del dispositivo. Lo fa per mangiare il suo amato tteokbokki. Scambia anche il dispositivo di monitoraggio con un compagno di classe. In questo modo può giocare a baseball di nascosto. Durante una partita però si rompe un braccio. L'incidente provoca tensioni e sensi di colpa nella famiglia. Nonostante le accuse e l'umiliazione pubblica, Mi-ra continua a lottare. Un'ispettrice, interpretata da Kim So-young, arriva addirittura ad accusarla di avere la sindrome di Munchausen per procura. Secondo l'ispettrice, Mi-ra avrebbe trasferito i suoi problemi psicologici al figlio. Mi-ra però continua a battersi per cambiare la legge. Vuole rendere i dispositivi accessibili ai pazienti diabetici. Il caso mostra quanto le normative sanitarie siano rimaste indietro e le leggi non rispondano ai bisogni reali dei malati. Ispirato quindi a una storia vera, Sugar è un melodramma che trasforma una vicenda privata in un discorso più ampio su diritti dei pazienti e accesso alle cure. Prodotto, scritto e diretto da Choi Shin-chun, qui alla sua prima regia, Sugar si inserisce nel filone dei melodrammi coreani che combinano emozione e denuncia sociale. Oltre al melodramma, il film
Costruisce infatti un racconto umano che riflette sulle difficoltà quotidiane delle famiglie che convivono con una malattia cronica e sui limiti delle istituzioni nel rispondere ai bisogni dei cittadini. La regista riesce a trasmettere esaustivamente il calvario a cui devono andare incontro genitori catapultati dalla sera alla mattina nella gestione autonoma di una malattia. Autonoma perché si è costretti a risolvere personalmente problemi a cui dovrebbero far fronte invece le istituzioni. Istituzioni che invece applicano inflessibilmente normative tanto legali quanto inopportune, senza curarsi del contesto. Emblematico da questo punto di vista è il botta e risposta tra Mira e il procuratore, in cui si evince che la legge viene meno al suo principio fondamentale di protezione dei cittadini. Ovviamente questa legge può essere riformata se non risponde ai bisogni del cittadino, ma intanto c'è un reato erroneo da perseguire. Il muro di gomma di questa istituzione ceca è ben rappresentata da 3 personaggi che corrispondono a rispettivi gradi di intransigenza. Prima di tutto abbiamo il cameo di Park Chun-min, che da noto commediante interpreta un agente della dogana rigido quanto confuso. Il suo ritenere per sbaglio che Mira smerci mutandine anziché dispositivi medici strappa un lieve sorriso, che dura però il tempo di rimettere la legge sul suo piedistallo. Successivamente è il turno del procuratore, una figura di certo irremovibile, anche se eccessivamente caricaturizzata come villain. La regista fa di tutto per farlo odiare, non solo presentandolo come personaggio bidimensionale di per sé, ma lo inserisce anche in improbabili ripetute coincidenze negli incontri con la protagonista. Non solo è il padre di Myung-woo, il rivale di Do-myung, che discrimina per avvantaggiare il figlio, ma Mira se lo ritrova anche in procura quando deve subire, indifesa e mortificata, l'interrogatorio che l'uomo porta avanti senza alcuna empatia. Per non parlare della scena in flashback, che mostra da dove abbia origine il rancore dell'uomo verso la donna. Vediamo infatti all'inizio Mira che dirige il traffico nei pressi della scuola dove studia suo figlio. A un certo punto c'è una macchina che quasi la investe. Lei ovviamente si scatena contro l'autista e l'autista gli risponde. L'autista si scopre essere proprio il padre di Myung-woo, il procuratore, che stava guidando veloce perché doveva portare suo figlio al pronto soccorso, visto che si era fatto male a una gamba. Però appunto è un episodio che non giustifica comunque sia la rabbia e il rancore che prova poi il procuratore e il padre di Myung-woo verso Mira. Inoltre lo vediamo in una scena passare il testimone di questo suo ruolo d'antagonista e passare anche la fermezza, la stessa fermezza con cui si oppone a Mira. E questa fermezza, questo passare il testimone, lo passa all'ispettrice del Ministero della Sicurezza Alimentare e dei Farmaci. Se sul procuratore la regista getta una timida ombra di giustificazione, dopo tutto è un padre single, ansioso per la salute di suo figlio. L'ispettrice invece è il volto indifferente dell'istituzione. E oltre a insultare la protagonista, inoculando nello spettatore il dubbio che Mira trasferisca i suoi traumi infantili al figlio, non riesce nemmeno a guardarla negli occhi nel momento in cui l'imbarazzo la definisce come il personaggio ignobile che è. Ai guai giudiziari si aggiungono quelli personali, che rendono Sugar anche un dramma familiare. Lo è per Mira, che si prende sulle spalle tutta la responsabilità per la cura del figlio. Non solo impara a gestire la nuova situazione, ma si informa per trovare alternative più efficienti. Sforzi che ad ogni modo non evitano ansie che alimentano i sensi di colpa sia in lei che nel figlio. Nonostante infatti quest'ultimo si ribelli alla propria condizione debilitante sul piano sportivo, detesti il controllo della madre e il suo rivolgere l'attenzione a un'altra causa che non sia solo la sua, finisce col ricredersi non appena è Mira a sentirsi male per una colpa che Do-myung crede essere sua. Se il melodramma è incentrato soprattutto nella dialettica tra il figlio e una madre indispensabile come lo zucchero, Jung-woo ha la funzione di esacerbarlo. Inizialmente è quasi inutile e superfluo, sia come padre che come marito, giustificando la sua esistenza solo quando rimbrotta la moglie di dedicarsi più agli altri che al figlio. Eppure in Sugar, quella di Mira non è una battaglia ideale, o almeno non solo è una battaglia di solidarietà, di altruismo verso altre famiglie che non siano la sua, ma è anche una battaglia più personale di quanto si possa pensare. Aiutare persone nelle sue stesse condizioni, se non ancora più svantaggiate dal punto di vista economico e culturale, è soprattutto una promessa fatta a se stessa.
lei che ha potuto soccorrere suo figlio neonato, febbricitante, solo grazie all'aiuto disinteressato di una venditrice ambulante, si sente in obbligo di aiutare a sua volta chi ne ha bisogno. E in tutta risposta, quelle stesse persone che ha aiutato, sentendosi in debito con lei, la supportano dimostrandosi decisive nella sua battaglia legale. Ciò che sembra suggerirci pertanto Choi Shin-chun in Sugar è che solo la solidarietà, sorretta da empatia e buonsenso, può scardinare le maglie di un'istituzione asettica, e lo può fare perché è contagiosa e forma una catena che non si può spezzare. Come dice Mira a suo figlio, non deve vergognarsi di chiedere aiuto, perché tanto troverà sempre qualcuno disposto a dargli una mano spassionatamente. Perfino il suo rivale si rivela essere il suo migliore alleato. Pertanto bisogna avere fiducia nel prossimo, che mostrerà il suo vero cuore nei momenti difficili. Ed è la stessa Kim Mi-young, la persona a cui si è ispirata la regista per il ruolo di protagonista, a dichiararlo in un finale post-credit che rende giustizia alle tribolazioni sue e del suo personaggio in Sugar. E quindi Sugar non è solo la storia di una madre e di un figlio, ma il racconto di una battaglia che riguarda tutti: il diritto alla cura, l'umanità dietro le leggi e la forza della solidarietà. Il film di Choi Shin-chun ci lascia con una domanda importante: fino a che punto un sistema può dirsi giusto se dimentica le persone che dovrebbe proteggere? E forse la risposta sta proprio nel messaggio più potente del film. Chiedere aiuto non è una debolezza, ma un atto di coraggio, perché anche nei momenti più difficili c'è sempre qualcuno disposto a tendere una mano e a lottare insieme per cambiare le regole del gioco. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale, attiva la campanellina per restare aggiornato e lascia un like per supportare il progetto. Scrivimi nei commenti cosa ne pensi di Sugar e se ti piacciono i drammi coreani che uniscono emozione e denuncia sociale. Noi ci vediamo al prossimo video.